Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, la lettura di oggi è un po' diversa dal solito. Andremo a vedere per la prima metà di giugno le tendenze energetiche di chi è in relazione, sia che la relazione sia ufficiale sia che non lo sia, ok? Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche romantiche per i primi 15 giorni di giugno. Abbiamo la carta del Papa, ragazzi. Promette bene. La carta del Papa parla di un'ufficializzazione, potrebbe parlare anche di una guida che magari aiuta la coppia, e fa anche riferimento a delle feste semplicemente, dei ritrovi familiari, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta per voi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre 2024, alle previsioni dell'estate e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere che energia ci sarà tra voi e la vostra persona di interesse nei primi 15 giorni di giugno. Allora ragazzi, abbiamo un imperatore, un fante di spade, 9 di coppe, 8 di pentacoli, regina di coppe, asso di bastoni. Beh, non male ragazzi. Allora, partiamo da questo imperatore. Sento che qui la situazione è stabile, o perlomeno voi. Ah, un'altra cosa. In questa lettura parlerò della vostra energia e dell'energia dell'altro o dell'altra, sapete che è uguale. Però in queste letture potrebbe essere che le energie le sentiate invertite, cioè che quello che io dico essere per voi in realtà lo sentiate per l'altro e viceversa, ok? Allora, diciamo che questo imperatore mi fa capire che siete in una posizione piuttosto stabile, piuttosto è come se fosse una relazione già ehm, in piedi da un po'. E devo dire che entrambe mi sembrate, insomma, appagati, mi sembrate anche un po' guardinghi, se ve la devo dire tutta. Appagati, ma avete ancora la guardia alta nei confronti dell'altro o della relazione. Perché c'è questo fante di spade che o parla di nuove idee o parla di mantenere sott'occhio qualcuno o qualcosa. Andiamo a vedere carta per carta. 8 di bastoni per l'imperatore. Wow! E 8 di pentacoli. C'è qualche questione inerente al lavoro. Potrebbe essere che qualcuno di voi non ha comunicato il tipo di lavoro che fa o il fatto che sia senza lavoro o che magari non abbia un lavoro costante o sedentario, mi dicono. Andiamo a vedere il fante. Abbiamo un 5 di bastoni e un 3 di bastoni. Allora, secondo me qua, anzi voglio andare a vedere anche il 9 di coppe, perché ho come la sensazione che questo fante possa fare riferimento a delle nuove idee, a dei nuovi progetti,
ha anche nuovi percorsi di studi per qualcuno. Mi parlano di un corso di danza. Potrebbe essere che vi iscriverete a latinoamericano, ipotesi. C'è come da monitorare la situazione, perché devo dire, l'altra persona mi sembra molto statica, molto sul seduto, sul non lo so, vedo anche queste due carte, il 4 di coppe e il 5 di coppe. Potrebbe essere che abbia perso un'occasione, che questa persona sia magari fatta a modo suo e che dica no, le cose devono andare così, se non vanno così non sono tranquillo o tranquilla. È come se, è come se, ripeto, la vedo seduta, la sento seduta, è come se stesse bene così. E questo 5 di bastoni che sento, che parla di discussioni, di punti di vista diversi, ehm, potrebbe far riferimento al dove va la relazione, cosa vogliamo dalla relazione, cosa vogliamo costruire insieme con questo 3 di bastoni o cosa stiamo costruendo insieme. C'è un po' come una sorta di, ok, senti, che cosa vuoi che, dove andiamo, a che punto siamo della relazione? E l'altra persona è come se vi dicesse che sì, sta bene, va bene così com'è. Però ho come l'idea che voi avreste piacere di qualche cosa in più da vivervi nel quotidiano. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 9 di bastoni e regina di spade. Allora, qualsiasi cosa sia la situazione che state affrontando con l'altra persona, qui il consiglio, ragazzi, è di continuare su questa strada, di perseverare, mi viene da dire. Perché l'otto di pentacoli è una carta che ci parla di costanza, di lavoro minuzioso, di lavoro continuativo, di coerenza. E anche queste due carte mi dicono un po' che c'è da mantenere alte, ehm, cioè come vi posso dire, non, sì, da un lato, da un lato potrebbero essere le barriere con questo 9 di bastoni, però è più come un fate rispettare le regole o continuate giorno dopo giorno a rispettare le regole. Tenete presente che voi avete l'imperatore e se siete arrivati dove siete arrivati è perché vi siete dati delle regole che avete seguito nel tempo e qui è un po' lo stesso discorso. Per costruire una relazione stabile, solida, è come se ci dovesse essere nutrimento quotidiano, costante. Andiamo a vedere la regina. È che a voi vi sento molto più concreti, mentre l'altra persona la sento un po' più nella nube. Come vi spiego? Queste sono troppe. Cavaliere di spade, scusate, cavaliere di bastoni e 3 di spade per la regina di coppe. Allora, io qui sento, ragazzi, che voi siete meglio posizionati all'interno della relazione, mentre l'altra persona ha qualche paura in più, probabilmente per esperienze passate, probabilmente per delle ferite ancora aperte, probabilmente per questo 5 di coppe che mi dice che s- si sta un po' piangendo addosso, come se ci fosse stata qualche occasione persa, ma sento che è una sorta di, come vi posso dire? Sì, alto e basso emotivo, ma non è perché è come se sentissi con la regina di coppe che questa persona è talmente tanto empatica, sente talmente tanto le emozioni da rimanerci sotto, cioè da farsi comandare dalle emozioni. E probabilmente qui c'è bisogno di fare con questo asso di bastoni un'azione con intenzione. L'asso di bastoni è sempre un inizio con molta passione, ma in questo caso, ragazzi, parla anche di un incontro intimo. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. 10 di coppe, diavolo
e 9 di spade. Ho tutta l'idea che qualcuno qua semplicemente si lascerà andare. Datemi una carta per sto diavolo. Sapete cosa sento? Mi parlano di sporcarsi in questo senso. Certe volte per riuscire a capire quanta luce abbiamo dentro, dobbiamo sperimentare l'ombra. Bisogna letteralmente sporcarsi per capire come si vuole stare nel pulito. E qui per sporcarsi intendo fare cose che non abbiamo mai fatto, fare cose sporche, perché si tratta di sporcarsi, pensare, provare anche sentimenti che magari uno non ha mai provato. Faccio un esempio che mi viene così lampante alla mente, il fatto che molte persone facciano fatica a provare odio o rancore nei confronti di magari un genitore. Invece sarebbe lecito permettersi di vivere quell'emozione, perché è la cultura che ci dice che non possiamo provare quell'emozione, però in realtà noi la viviamo e quindi è giusto darle voce, darle verbo. E poi, una volta che abbiamo tirato fuori, calmare le acque, che è quello che vi serve con la temperanza al contrario. Allora, qua sento tanta passione, sinceramente ragazzi. Però se siete in una fase di equilibrio, qui ho anche la sensazione che sporcarvi è rischioso, molto, perché poi vi porta il disequilibrio. È come se questa persona avesse bisogno di un input, voi foste fermi, in osservazione, perché comunque è come se ci fossero delle questioni da chiarire tra di voi, ma sento che un contatto, un po' più di intimità, non necessariamente deve essere un rapporto sessuale. Ehm, un contatto intimo può anche essere l'abbracciarsi fortemente. Non so, è un rischio, io ve lo dico. Ponderate bene questo asso di bastoni. È un rischio perché? Perché certe volte uno giocando col fuoco si brucia. Questa persona è vero che ha bisogno di un input, ha bisogno di... ehm, però ecco, prima di diventare intimi a 360 gradi, forse, ragazzi, ma questo è un consiglio mio, personale, non c'entra niente le carte, però sarebbe meglio che questa persona regolasse il suo stato emotivo, ok? Prima di iniziare qualche cosa con voi o con qualcun altro, o prima di andare avanti, perché in realtà la relazione sento che è già da un po', però manca qualche cosa in più, manca qualche passione, manca la scintilla, manca la fiamma. È come se l'altra persona dovesse essere un po' trascinata, mentre invece voi siete già degli imperatori, siete già strutturati, avete già fatto un lavoro su di voi, insomma. Andiamo a vedere un oracolo. Ah, comunque quel papa lo sento collegato con l'asso di bastoni, perché questo asso di bastoni quando arriva sarà un po' come per dire ok, lavoriamo insieme, ok, condividiamo questo insieme. E questa l'ufficializzazione. Ok, bene. Coraggio. E ricorda molto la carta della forza, ragazzi. Sono coraggioso. Questo è un mantra da ripetervi durante la giornata. E poi abbiamo la carta numero 35 che vi dice di abbracciare, arrendervi, accogliere il flusso della vita. Io abbraccio il flusso della vita. Io accolgo il flusso della vita. Io mi arrendo al flusso della vita.
Sì, perché qua comunque vi vedo abbastanza rigidi, e tra l'imperatore, la regina di spade, il 9 di bastoni e l'8 di pentacoli è un po' come se le cose dovessero essere fatte a modo vostro. Però ecco, non siamo tutti uguali, voi vi sente una persona molto magari concreta e anche un po' mentale, mentre l'altra persona è tanto emotiva, quindi è come se avesse bisogno di regolarizzare le sue emozioni per riuscire a trovare un equilibrio e di conseguenza poi entrare in modo pulito o continuare in modo pulito la relazione. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere come vi risuona la lettura nei commenti, a me fa sempre piacere leggere i commenti. Se poi volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare una sessione individuale oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!